survival. The fight for 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 survival. Jungle and vow you'll never give in. The fight for survival. You win, or you will die. The strong to the future and fight for survival and fight for survival. The fight for survival. Survival! The fight for survival! The fight for survival! A questo punto della nostra storia è quasi impossibile seguire un ordine cronologico delle scoperte. Gli adattamenti, i mutamenti che si susseguono con un ritmo sempre più veloce nella nostra vita. E diventa difficile persino sceverare e classificare le cause e gli effetti. L'ambiente nel quale viviamo è sempre più mutevole. Basta ricordare un solo dato, quello del traffico delle città. È un fenomeno questo che ci tocca quotidianamente. Gli uomini della mia generazione, anche uomini molto più giovani di noi, l'hanno visto insorgere in un modo assolutamente fragoroso e mutare molte delle nostre abitudini. La società umana, assai più di quelle animali, è dotata della facoltà di accumulare conoscenze ed esperienze e ricordi che incidono poi nelle generazioni che seguiranno. Le società animali sono governate da istinti immutabili e non sono quindi perfettibili o poco perfettibili. Le società umane invece sono capaci di tutte quelle mutazioni strutturali che gli hanno permesso fino ad ora di adattarsi a tutte le variazioni dell'ambiente. Bisogna poi tener conto che le variazioni principali alle quali gli uomini si debbono adattare dipendono dalle loro stesse invenzioni. Le armi e gli strumenti e poi le macchine hanno trasformato fisicamente l'umanità in una specie nuova dotata di immensi poteri che brama e nello stesso tempo teme. Dice il mio amico Boutoul, il grande sociologo francese, il fondatore della polemologia, cioè dello studio sistematico del fenomeno guerra, che questa umanità oggi ha le gambe dell'automobile, le ali dell'aereo, gli occhi del telescopio e del microscopio e i denti atomici. Questi accresciuti poteri dell'uomo hanno trasformato il suo ambiente ed incidono anche nel suo universo. Le mutazioni provocate dalle scoperte, la scienza, la conoscenza, hanno permesso l'inflazione demografica, caratteristica della nostra epoca, e provocato un'enorme accelerazione del moto della storia. Ma dalla densità degli individui nascono dei nuovi complessi, per esempio quello dell'ingombro, che porta con sé l'ansietà, l'inquietudine e soprattutto l'impazienza. È un complesso questo anche positivo, perché spinge a trovare i mezzi di adattamento alle nuove realtà. Non si può parlare di mondo moderno senza parlare delle fabbriche.
Il monumento caratteristico del mondo moderno è la fabbrica, un assieme di strumenti, energie, temperature, dominate da suoni e frastuoni che permettono una massiccia produzione con procedure e tempi rigorosamente calcolati. La metallurgia è una delle industrie base. Vi si lavorano i metalli che sono impiegati per fare quasi tutto, dai macchinari alle auto. Ebbene, la visione di una qualunque fabbrica metallurgica, per esempio, può dare l'idea di quale ambiente essa crea e al quale poi l'uomo si deve adattare. La descrizione dettagliata delle operazioni che si compiono in una fabbrica di questo tipo sono inutili. Quello che conta è immergersi in questo ambiente e avere la sensazione, per quel tanto che l'immagine consente di dare, di cosa sia con tutte le sue operazioni, i suoi suoni e frastuoni. Questa visione pone il problema dell'adattamento. Qui si producono alcune migliaia di tonnellate di acciaio al giorno, vale a dire alcuni milioni di chili. La temperatura in pieno nei forni, dove si fondono le materie prime, è dell'ordine di centinaia e centinaia di gradi. Queste macchine che possono manovrare, ridurre, proporzionare i lingotti metallici ancora incandescenti del peso di centinaia di chili, sono animate da una energia equivalente a molti cavalli vapore. E l'uomo le comanda con pochi movimenti. Ma in questa grandiosità e in questo frastuono, le misurazioni tratte dalle temperature alla consistenza dei materiali, ai loro pesi specifici, ai loro punti di rottura, sono meticolose e riescono a valutare misure piccolissime.
Le macchine sono le vere compagne dell'uomo moderno. E che cos'è una macchina? Un uomo munito di una zappa può fare certamente molto più lavoro di 10 uomini che dovessero scavare il terreno con le proprie unghie. Ma la zappa è uno strumento, non è una macchina. Anche la macchina permette all'uomo di fare molto più lavoro, ma non in quanto si limita a farci tirarglielo, ma in quanto glielo fa. L'uomo che usa la macchina si limita a metterla in moto, fermarla, alimentarla, controlla il suo lavoro, ma non interviene direttamente nelle operazioni per le quali essa è stata ideata e costruita. Una selva di macchine presiedono ormai tutto il processo produttivo. Ogni movimento è calcolato e predisposto, verificato cronometricamente. L'organizzazione scientifica del lavoro si manifesta in tutta la sua portata nella produzione di grandi serie. Dalla meccanizzazione si è passati a una progressiva automazione. Dato il grande bisogno di macchine, si sono costruite macchine capaci di costruirne delle altre. Ci sono così macchine figlie di altre macchine. Per la realizzazione dello stampo, il punto di partenza di una parte della macchina è necessariamente la preparazione della sagoma, base di tutte le successive operazioni. Per queste operazioni necessitano macchine di precisione e personale specializzato in sistematico continuo intervento. Macchine uomo costituiscono in una tecnologia pur tanto avanzata un binomio indissolubile. Per l'automazione avviene qui la metamorfosi dei dati. Codificati nel modulo di programma in forme grafiche, si trasformano in fori sulle schede. Affidate alla macchina, vengono lette, registrate in codice e tradotte in altrettante sequenze operative. Non è più l'uomo ad avere rapporti con la macchina utensile, ma è l'unità di governo. L'unità di governo è il cervello della macchina atta a far macchine. Il comando e la coordinazione delle varie sequenze operative sono affidati a circuiti diversi. Essi sono combinati tra loro. L'automazione è così penetrata nel cuore dell'officina tradizionale. Obbedendo solo ed esclusivamente al nastro magnetico posto sull'unità di controllo, la macchina utensile realizza il ciclo tecnologico stabilito. L'operatore deve solo sorvegliare che la lavorazione proceda e si svolga senza intoppi. E giunge in breve la forma, ora da eseguire sul punzone. 2 fori di riferimento che determineranno l'esatta posizione delle successive operazioni. Fin dall'inizio è garantita la precisa corrispondenza tra punzone e matrice, che renderà estremamente agevole la fase di montaggio. Il nastro magnetico guida ora la lavorazione della matrice, che inizia con la tracciatura e la fresatura del profilo. Grazie ai fori di riferimento,
si dispone la macchina per una fresatura simmetrica. Punzone e matrice scendono sulla tavola della rettifica, sempre a controllo numerico. Lo stesso nastro usato nelle operazioni di fresatura è impiegato nella rettifica dei profili. I servomotori a corrente continua sono destinati a fornire gli spostamenti lungo gli assi del movimento. Il loro continuo controllo si svolge mediante un servomeccanico. Il nastro trasmette le istruzioni. Esso consente di trasmettere i programmi con estrema precisione e senza alterazione nel tempo. L'unità di governo dà le mete necessarie alla meccanica di alta precisione. Sono appunto prove di posizionamento di ripetibilità queste che vengono compiute. La precisione di posizionamento è di 1 centesimo di millimetro. Quella di ripetibilità inferiore a 2 micron e mezzo. La sensibilità, vale a dire il minimo spostamento effettuabile, è di 5 micron, cioè 5 millesimi di millimetro. Le macchine che generano macchine, comandate da nastri perforati, sono assai prolifiche e con tempi di gestazione assai brevi. Queste macchine, intrecciando trame in telai automatizzati, producono altri tessuti, come facevano gli antichi con mestieri simili. Milioni e miliardi di metri di filati
producono migliaia e milioni di metri di tessuti, con un ritmo scandito sempre uguale, del quale si può con esattezza misurare e prevedere tempi e quantità. Basta osservare una folla che si reca ad uno stadio per valutare quante centinaia di migliaia di metri di tessuto occorrono per vestirla, equipaggiarla, quante tonnellate di cuoio per calzarla e quante di acciaio, ferro, alluminio, vernici per trasportarla. Gettiamo ora uno sguardo su cosa è avvenuto nel mondo dell'arte. Logicamente ci fermeremo a considerare quelle figurative. Sono le figure quelle che possiamo rappresentare meglio. L'arte, la pittura, ha perseguito sempre la ricerca del vero. Gli esempi che si possono dare sono infiniti, ma poi basta semplicemente ricordare. Prendiamo un esempio, Bruegel. Tutto meticolosamente vero. Eppure questo non gli impedisce di assurgere a un grande livello. Egli è un grande artista. Ma prendiamo una pittura come quella di Bosch. È tutto fantastico, ma la sua fantasia è costruita su elementi reali. L'invenzione di Daguerre, la fotografia, rappresenta un immenso urto per i pittori che hanno sempre cercato di acquistare sufficiente abilità per rifare il vero. Non c'è niente di più vero della fotografia e ciò crea, come è logico, un immenso smarrimento e un senso di angoscia nel mondo della pittura. Il 19 luglio 1839 lo scienziato François Arago annunciò all'Accademia delle Scienze delle Belle Arti a Parigi che due francesi, Niepce e Daguerre, erano riusciti a fissare chimicamente le immagini che si formavano all'interno della camera oscura, di cui molti pittori si erano serviti da parecchi secoli per ricalcare le immagini. In un ambiente totalmente al buio c'è un forellino, dal quale penetra la luce che riflette capovolta sulla parete di fronte l'immagine che viene dall'esterno. La camera oscura era conosciuta perfino da Aristotele, vissuto fra il 384 e il 322 prima di Cristo.
Con l'invenzione della fotografia si poteva ottenere un'immagine senza l'intervento dell'artista. Si parlò allora di matita della natura, di disegni fatti con la luce. Gli artisti pittori ne rimasero turbati. Delacroix, il grande pittore francese tra i più grandi del suo tempo, scrisse che nel daguerrotipo, così si erano chiamate le prime fotografie, le ombre e le luci vi si ritrovavano con il loro vero carattere. Il pittore Delaroche, uscendo dalla famosa seduta dell'istituto, pare abbia detto: la pittura è morta. I pittori in genere, ma soprattutto a partire dal Rinascimento, la maggior parte degli artisti, ritrattisti, pittori di scene storiche o paesaggisti o di nature morte, avevano avuto l'ambizione di avvicinarsi il più possibile alla realtà. Leonardo da Vinci ha scritto che è più laudabile quella pittura la quale ha più conformità con la cosa imitata. Tre anni dopo l'annuncio di Arago all'istituto, lo Spectator di Londra consiglia ai pittori di resistere a quel formidabile rivale, di applicarsi più che mai allo studio della luce e dei suoi effetti nelle tinte degli oggetti e nelle tonalità generali dei soggetti rappresentati e sforzarsi di rendere l'impressione del movimento degli esseri viventi, delle foglie, dell'acqua, delle nuvole. Nel 1862 un gruppo di 26 pittori firmano un manifesto i cui termini hanno il fine di protestare ufficialmente contro la fotografia e di chiedere protezione alle autorità dello Stato. Esso dice: considerato che la fotografia si riassume in una serie di operazioni affatto manuali, che senza dubbio necessitano una certa abitudine alle manipolazioni che essa comporta, ma che le immagini che ne risultano non possono in nessuna circostanza essere equiparate alle opere frutto dell'intelligenza e dello studio dell'arte, per questi motivi gli artisti sottoscritti protestano contro qualsiasi equiparazione che possa essere fatta fra la fotografia e l'arte. E l'artista, da oltre un secolo, ha assunto un grande ruolo nella società e si reputò, ed è ormai reputato, un essere superiore. Prima invece un pittore era considerato un artigiano. Anche nei tempi antichi quello che oggi si chiama artista era nulla. Ammiriamo l'opera, disprezziamo gli operai, dicono Seneca e Plutarco. Ma ormai l'artista è diventato un mito e da allora la sua voce si fa sentire. Théophile Gautier dice: noi crediamo all'autonomia dell'arte. Qualsiasi artista che si proponga qualcosa di diverso dal bello, ai nostri occhi non è un artista. Una bella forma è una bella idea. E aggiunge: è veramente bello soltanto ciò che non può servire a niente. Tutto ciò che è utile è brutto, perché è l'espressione di qualche bisogno, e quelli dell'uomo sono ignobili e disgustosi, come la povera e inferma natura. Il posto più utile in una casa è la latrina. Io sono di coloro per cui il superfluo è necessario e amo le cose e le persone in proporzione inversa ai servizi che mi rendono. Ma Proudhon, uno dei primi socialisti, è contro questi artisti e gli scrive: essi formano una classe a parte, inferiore quanto all'ideale, ma inferiore e per ragione e per moralità. Ci si può intendere con un filosofo, uno scienziato, un imprenditore di industria, lo diceva lui, socialista, un militare, un giurista, un economista, con tutta la gente che calcola, ragiona, combina, computa, ma con un artista è impossibile. Il fatto storico è che nel 1874 gli impressionisti Manet, Degas, Monet, Renoir, Cézanne, Gauguin, Van Gogh e altri espongano i loro quadri in opposizione al salone di pittura ufficiale. La loro pittura è differente da quella ormai tradizionale, non è più la ricerca del vero. Sembrano aver ascoltato gli ammonimenti di Spectator. La pennellata è più aerea, colorita, ed è evidente il desiderio di fissare la vitalità di un momento arricchito di tutte le vibrazioni della luce. In quest'epoca la scienza ha già divulgato le nuove teorie ondulatorie nella luce e quelle della polarizzazione e ne ha indicato anche la velocità.
È logico pensare che anche queste scoperte della fisica abbiano potuto ispirare gli impressionisti. Successivamente, con il fenachetoscopio e lo zootropio, si riproduce in un cilindro ruotante l'illusione del movimento che è stato scomposto e analizzato. I fratelli Lumière inventano il cinematografo. Più tardi, dadaismo e futurismo, due nuovi movimenti artistici che riguardano anche la pittura, si propongono di esaltare e raffigurare il movimento, come fa il cinema, e la velocità, che sono due nuove misure che con le automobili e gli aeromobili fanno ormai parte della vita dell'uomo. Poi, man mano, la pittura ha cercato l'ingenuità e a un'arte di imitazione ha voluto opporre un'arte di costruzione. Una figurativa e l'altra astratta. In quella figurativa si mescolano, si fondono e si confondono impressionismo e cubismo, espressionismo e dadaismo e anche le allucinazioni e i deliri dell'inconscio e del surrealismo.
quella astratta, i pittori cercano di esprimere qualcosa di sempre più sottile al quale non si può dar forma. Picasso ha detto che non vi è arte astratta se si pone l'accento sulla vita invece che nello stile. Gli astrattisti dicono che l'uomo ha la capacità di creare e di inventare, e così l'artista. Uno può riprodurre le forme, l'altro può comporre delle forme che non hanno al mondo modelli immediati, ma che nascono dalla pura speculazione. La pop art è forse anche un modo per ridare vita all'arte popolare ingenua che è stata sempre il terreno fecondo dal quale spigava l'arte maiuscola. L'arte popolare, non c'è dubbio, è stata distrutta e soppiantata dal kitsch, cioè dall'industria culturale. Questa è una mostra americana di pop art che ha per tema la macchina. La macchina che, come abbiamo visto, ci accompagna ormai nella nostra vita umana.
Noi non ci proponiamo di fare della critica, questo non è il nostro intento. Noi vogliamo solo osservare i fenomeni, rivederli, e così ognuno sarà in grado di trarre le proprie conclusioni.